Il mondo ha diverse velocità. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi voglio esporvi il mio pensiero su come Bitcoin viene adottato nelle varie parti del mondo, ma anche sul perché non viene adottato. Tranquilli, non sarà un mattone questo video, voglio tenerlo leggero, ma voglio semplicemente fare alcuni ragionamenti con voi. Dobbiamo innanzitutto comprendere che ad oggi ci sono zone più ricche, come la nostra, il primo mondo, dove comunque, nonostante ci siano mille problemi, le cose girano ancora discretamente bene, dove abbiamo una valuta forte e dove ci sono condizioni di vita molto agiate e non ci sono particolari restrizioni. Poi ci sono parti del mondo dove invece troviamo più restrizioni, dove si può ancora vivere se sei benestante e sai come muoverti, ma dove la tua valuta di Stato è completamente inflazionata, fuori controllo, e la popolazione è costretta a trovare soluzioni alternative per mantenere il proprio potere d'acquisto. Infine, troviamo situazioni difficili, veri e propri regimi, dove hai poche libertà e quelle poche sono comunque controllate. Vivi costantemente sorvegliato in una bolla, isolato dal mondo esterno. Non dimentichiamo poi tutte quelle zone del mondo dove non hai neanche la possibilità di avere dei documenti, quindi non puoi aprire un conto in banca e non hai alcun accesso al sistema finanziario. Questa non è una divisione chiara della situazione mondiale, Ovviamente in mezzo ci sono un sacco di sfumature che però non sono fondamentali per il nostro ragionamento, diciamo. A noi interessa notare che il mondo non è tutto uguale, ma è frazionato e ogni frazione ha le sue esigenze. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Ora che abbiamo questa divisione del mondo, proviamo a porci questa domanda. Perché tutti dovrebbero utilizzare Bitcoin? La risposta potrebbe essere perché Bitcoin è in grado di rispondere alle esigenze di tutte queste categorie che abbiamo individuato. Risponderebbe ad ognuna in maniera diversa, ma sarebbe comunque in grado di farlo. Ma a me non interessa tanto rispondere alla domanda, quanto piuttosto a cercare di comprendere come mai questo non accade e come mai diverse categorie utilizzano diversi strumenti. Non possiamo negare che al momento la criptovaluta più utilizzata, soprattutto nei paesi con maggiori problemi legati alla loro valuta, è USDT, la stablecoin legata al dollaro. Lo leggiamo dai documenti che vengono pubblicati, lo sappiamo grazie ai viaggi di Ricky e Laura di Bitcoin Explorers in giro per il mondo. Lo abbiamo scoperto anche grazie al documentario che Tether, l'azienda che gestisce USDT, ha fatto uscire in occasione del 10° anniversario della stablecoin. Perché però accade questo? Perché se Bitcoin è l'unica moneta che possa liberarti dall'oppressione finanziaria, non viene utilizzata proprio dove c'è una maggiore oppressione finanziaria? La stablecoin USDT è centralizzatissima, è censurabile e si porta dietro tutte le problematiche del dollaro che continuamente raccontiamo. Inoltre viene utilizzata su delle blockchain che anche loro hanno dei grossi problemi di centralizzazione e di sicurezza. Insomma, teoricamente è un disastro. Ma allora perché è così utilizzata? Io mi sono fatto un'idea e credo si debba ragionare per stratificazioni. Partiamo dalle zone più povere, dove non puoi neanche avere un conto in banca. Queste zone molte volte non hanno neanche una loro valuta, sono dollarizzate, oppure hanno una valuta che però è gestita da altri paesi. Pensate per esempio all'Africa, dove sono vincolati alla gestione del loro denaro da parte della Francia. Oppure hanno una valuta completamente inflazionata e hanno già vissuto diversi default. Ecco, secondo me, queste persone sanno talmente bene cosa vuol dire avere una moneta debole e il cui valore oscilla costantemente, che la prima cosa che cercano è un qualcosa di stabile, considerato sicuro. E anche qui è innegabile che ad oggi il dollaro rappresenti ancora una potenza. Quindi, sempre secondo me, in queste situazioni cercano un qualcosa che agli occhi del mondo è considerato sicuro e che viene accettato da tutti, il dollaro. Cercano il dollaro perché per loro Bitcoin è ancora troppo volatile e non riuscirebbero a sopravvivere giornalmente. Loro il risparmio non sanno neanche che cosa sia. Ecco che però sorge un problema. Come fanno a recuperare dollari se non hanno neanche accesso ad un conto in banca? Ovviamente in questi posti si usa tantissimo il contante,
ma oggi tutti hanno a disposizione uno smartphone da pochi dollari di terza mano, quindi con il semplice cellulare possono avere accesso ad un'app e di conseguenza possono avere accesso al dollaro digitale, a USDT, senza avere un conto in banca, senza avere documenti. Loro non si preoccupano delle problematiche che ha il dollaro, perché hanno problemi ben più grossi con la loro valuta. E quindi il primo step è la possibilità di avere una sorta di conto grazie al quale si possono anche liberare dei contanti, perché in certi posti è molto rischioso averli. Tutti sanno che chiunque ha contanti in casa e quindi si è molto più esposti a dei furti. Non dimentichiamoci che questi paesi vivono anche tanto di rimesse dall'estero e che le commissioni per inviare fondi sono esorbitanti. Inoltre, i punti di ritiro sono a volte distanti dai villaggi in cui vivono e sono costretti a farsi tanti chilometri con i contanti in tasca, con il rischio di essere derubati. L'altro obiettivo è quello di liberarsi dalla loro valuta per utilizzare il dollaro, ovviamente. Non dico che Bitcoin non sia nei loro pensieri o non ne abbiano mai sentito parlare, ma la volatilità di Bitcoin li spaventa ancora, visto quello che hanno vissuto con la loro valuta. Passando poi ai paesi più sviluppati, ma che comunque hanno enormi problemi con la loro valuta di Stato, non cambiano molto le motivazioni della scelta di USDT piuttosto che Bitcoin. Qui però c'è una lieve divergenza. In questi paesi, vedi l'Argentina, il Brasile, il Libano, la Turchia, il lavoro c'è e la gente riesce a portare a casa uno stipendio, ma il problema è che questo stipendio viene mangiato dall'inflazione che è a livelli folli. Inoltre queste persone hanno accesso ai conti bancari, ma non nella misura in cui ne abbiamo accesso noi. Loro per esempio non possono avere conti esteri e qui sorge già il primo problema, perché se io volessi liberarmi della mia valuta non potrei farlo attraverso le banche, anche perché il dollaro in certi stati è proprio bandito, vietato, e quindi la gente deve trovare metodi alternativi per liberarsi della sua valuta. E nella maggior parte dei casi compra dollari in contanti e se li nasconde in casa. Ecco che anche qui l'uso di USDT permette l'utilizzo di dollaro digitale, altrimenti vietato, e si elimina il rischio di tenere contanti in casa. Ma in queste situazioni si nota che utilizzando USDT come moneta, le persone si trovano a riacquisire potere d'acquisto e riescono anche a risparmiare qualcosina. A questo punto l'eventuale risparmio viene messo in Bitcoin. Bisogna considerare che, per assurdo, la popolazione in questa situazione ha molta più dimestichezza con questa tecnologia, proprio perché la utilizza tutti i giorni per vivere, a differenza nostra. Quindi il passaggio da USDT a Bitcoin è molto più semplice. Infine passiamo al nostro mondo, al primo mondo, dove abbiamo la moneta considerata forte, il dollaro e l'euro. Non abbiamo particolari limitazioni, possiamo avere tutti i conti che vogliamo, siamo pieni di debiti perché ci viene concesso credito e c'è sostanzialmente benessere. Qui è molto più difficile far passare il concetto di Bitcoin. In questa parte del mondo è visto principalmente come un modo per fare più soldi. C'è qualcuno che sta cominciando a comprendere il suo potenziale e comincia ad utilizzarlo quantomeno come riserva di valore. Ma se il tuo obiettivo finale sarà quello di rivenderlo per euro, allora potresti perdere tutti i benefici di Bitcoin quando lo rivenderai. Perché ricordati che la crescita del prezzo di Bitcoin è causata proprio anche dalla svalutazione della tua valuta di riferimento. Inoltre, qui non abbiamo bisogno di cercare altre valute, perché abbiamo già una moneta forte. Quindi il passaggio al dollaro o a USDT è superfluo. Allora perché dovremmo adottare Bitcoin? Beh, la mia opinione è che noi sappiamo che la nostra moneta forte, il dollaro o l'euro, presenta anche lei grosse problematiche, che però i gruppi che abbiamo esaminato prima non riescono a vedere perché hanno problematiche molto più grosse, ben più grosse. Ma noi le vediamo. Noi cominciamo a preoccuparci per l'inflazione, perché vediamo che stiamo perdendo potere d'acquisto. Notiamo che stiamo subendo sempre più restrizioni per movimentare i nostri fondi, che stiamo perdendo sempre più privacy. Notiamo che la nostra valuta è utilizzata come un'arma. E allora che cosa possiamo fare? Beh, possiamo decidere di limitarne il suo utilizzo, adottando un altro sistema di pagamento, libero, incensurabile e trasparente, che si chiama Bitcoin. Non è questione di fare più soldi, perché in questo modo staremo solo cercando di limitare i danni, di mettere una toppa alla perdita programmata del 2% annuo del nostro potere d'acquisto, che tra l'altro non è mai stata rispettata, è stata più alta diverse volte. È questione di decidere di boicottare questo sistema e cominciare ad abbracciarne un altro. Così facendo aiuteremo indirettamente anche tutte le altre categorie che abbiamo elencato prima, spingendole ad adottare una moneta sana e onesta che le libererà dal gioco delle banche centrali. Bene, ricapitolando, io vedo proprio queste diverse velocità.
Chi vive in una situazione disastrata cerca per prima cosa la valuta più forte. Chi è in una condizione accettabile, ma comunque subisce pesantemente l'inflazione della sua valuta, adotta il dollaro e, quando risparmia qualcosa, si avvicina a Bitcoin. Chi invece vive nel primo mondo, in una condizione agiata, utilizzerà Bitcoin per speculare, oltre a buttare via soldi nelle altre shitcoin, e quando si accorgerà della condizione reale della sua valuta, forse abbraccerà Bitcoin per i suoi risparmi e successivamente comincerà ad utilizzarlo anche come sistema di pagamento. Ragazzi, io direi che ho terminato. Questo era un semplice pensiero che volevo condividere con voi, quindi mi raccomando ditemi la vostra nei commenti, creiamo un bel dibattito. E se il video vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like, mi raccomando. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!